Ecco, qua ancora siamo nel mio laboratorio. Adesso qui davanti a me c'è una piccola tavolettina di pao violetto bicolore, no? E sopra c'è una billetta di acciaio damasco chiamato Artinox, l'arte dell'inox, cioè è un damasco totalmente mio, artigianale, composto da due acciai inossidabili martensitici ed è artigianale e non industriale. Ecco, con questa billetta di acciaio io ricaverò la lama e poi sarà immanicata con il pao violetto bicolore, che è questa tavoletta qua. Nel primo video avrete visto l'esecuzione del lavoro della tazza per montaggio del sapone, il pennello, il manico della coramella. Questo è il secondo video e sto parlando del rasoio. Se non avete visto il primo video, guardate, cliccate in alto, ecco, e andiamo allora a eseguire la costruzione della lama del rasoio. Io ho in mano il pennarello perché voglio accingermi a disegnare la lama che poi andrò a tagliare. Allora, in questo momento nella mia mente mi viene fuori una lama una punta francese, ecco, e la disegno, una punta Francia, così. La lama dovrebbe essere un 7 ottavi, la lunghezza classica della lama, siamo qua, ecco, sto disegnando il codolo che non sarà un codolo eccessivamente lungo. Vediamo, allora. Ecco, così. Facciamo qui il foro. E andiamo a tagliare la lama dalla billetta.
adesso la lama Artinox è stata temperata e si vede chiaramente le strisce dei due tipi di acciaio inox che la compongono in fase di damasco totalmente da tempra. Ecco qua la lama appena temperata. Passiamo adesso a conificare i due lati con la mola. Ecco qua. Ecco qua la lama e con la prima mola già abbiamo una bella pulizia su tutto il profilo delle due facce, due lati. Adesso andiamo con la seconda mola a cominciare ad incavare, a fare ecco, full olive o full olive extra.
Ecco, la lama, ambo i lati è terminata e visto per testa è un full olive quasi extra. Ecco, in questo momento vedete che la lama è satinata, ambo i lati, e adesso chiaramente non si vede il disegno delle strisce dell'art inox, però dopo con l'acido risalteranno fuori. Facciamo adesso la pulizia della lucidatura, satinatura del codolo e dopo lo mettiamo sull'acido. Ecco qua, vi sarete stancati di vedermi, ma io non mi stanco di voi. Allora, è un po' da noi in dialetto si dice un po' un cicchetto che io voglio dare ai famosi fantomatici hobbisti e artigiani del rasoio a mano libera, che non vi fanno vedere il laboratorio, non vi fanno vedere come lavorano, ma io non ho nulla
da nascondere, non ho mai avuto nulla da nascondere, tantomeno andando avanti oltre 77 anni, però ecco, voglio dimostrarvi una cosa: sono sempre pronto a far capire come lavoro, le mie tecniche e la mia passione soprattutto nel lavoro che svolgo. Ma vorrei darvi un suggerimento: non fatevi prendere per il naso, perché la parola fantomatici ha la sua importanza. Con me vedete tutto e io vi spiego adesso una tecnica nuova. Siccome si tratta di un acciaio damasco inossidabile martensitico da tempera, sono due acciai che vengono messi assieme in fase damasco. In questo caso vedrete poi, una volta messo sull'acido, le strisce, le righe. È uno dei 3 disegni che si possono realizzare con l'Artinox: a strisce, a placche, ovvero mimetico, oppure ritorto, ma pienamente artigianale, viene fuori dalle mie mani, ecco. E finora non mi risulta un acciaio simile nel mondo. Ecco come lo realizzo. Forse questa è una cosa segreta, come altri segreti che ho nel mio lavoro, e ci tengo veramente forte a tenerli segreti. Però ora c'è una cosa, ecco, vedete, come ho fatto vedere prima, che il filo rispetto al dorso e al resto della lama è molto sottile. Allora, siccome va immerso in acido, e allora il filo, la parte del filo è molto sottile, l'acido è la parte che aggredisce più profondamente per primo e si rovinerebbe la lama verso il filo. Va allora protetta. Alcuni sistemi per proteggerla, ad esempio nastro isolante messo su appena 1/8 del filo da un lato e l'altro e si può proteggere. Io ad esempio suggerisco di fare questo lavoro. Ecco, non so quanti colleghi fantomatici conoscono questo sistema. Questa è cera vergine tolta dall'arnia e dalle api. Basta fare così, se ne toglie, ecco, un pezzetto, ma è già sufficiente. Si accende il fornellino a GPL. Ok, si fa sciogliere la cera. Prende la lama del rasoio e si immerge il filo sulla cera liquida, così si tira fuori, ecco, e come potete vedere viene protetto il filo dalla cera, dove alla cera l'acido non aggredisce. E allora avremmo salvaguardato il filo del rasoio. Ecco, adesso mettiamo la lama dentro l'acido. Facciamo l'inserimento della lama sull'acido. Ecco qua. Adesso attendiamo alcuni minuti in attesa del disegno che sarà risaltato sulla lama tramite l'opera che agisce l'acido sull'acciaio. Questa volta non sono in laboratorio, sono all'aria aperta. Trattasi di acido
è meglio fare così. Tiriamo fuori il nostro bellissimo rasoio. Dico bellissimo perché io sono anche un po' fanatico del mio lavoro, però eccolo qua, vediamo, lo sciacquiamo perché trattasi di acido. Ok. Ecco, vedete bene una cosa, che la tecnica che io ho svelato è una tecnica che dà buoni risultati, perché possiamo vedere che la cera è rimasta attaccata alla lama e ha protetto il filo. Ok? Ecco, la togliamo, vedete il filo che è lucido come prima di metterci la cera, eccolo qua, è ben protetto. Adesso lo rimergiamo sull'acido senza la presenza della cera, ma per pochi istanti, in maniera da continuare il disegno ma non danneggiare il filo. Ecco, solo pochi istanti. Sembra che va bene. Ok, e allora andiamo adesso a lucidare la lama e così vediamo la differenza dei due acciai lucidi a specchio. Ecco, adesso lo sto lucidando con la spazzola e la pasta di cera per lucidare completamente la lama. Eccola, e così possiamo vedere la differenza dei due tipi di acciaio, che l'acido ha formato una sorta di gradino che ci fa distinguere le due diversità dell'acciaio. Eccomi qua, ancora qui. Io chiamo il mio laboratorio nel mio paradiso e voglio mostrarvi la lama di Artinox terminata, e adesso andiamo a costruire il manico per questa lama, manico di legno pau violetto bicolore, due colori, e andiamo ad eseguire quest'opera.
ci faccio direttamente la barba, così vediamo se taglia o no. Non c'è bisogno neppure del contropelo. Io mi accontento così. Scorre liscio, non irrita la pelle. È un Mastro Olivi con il filo perfetto, non c'è niente da dire. Mi vedete meglio forse anche perché ho appena fatto la barba proprio con il rasoio da poco ultimato. E io vorrei fare una battuta, ma sì, forse con un po' d'orgoglio, no? Abbiamo parlato della tazza da sapone, il pennello, la coramella, e ho chiamato tazza e pennello la coppia d'assi, il tris d'assi con la coramella, il poker con il rasoio. Ma vedo che c'è un altro elemento ed è l'astuccio. Allora facciamo una cosa, io lo chiamo scala reale, ok? Ecco l'orgoglio del Mastro Olivi. Grazie.